Bene ragazzi, bentornati nel mio canale. Il video di oggi nasce da un desiderio che mi è venuto qualche tempo fa di mettere mano a una vecchia bicicletta da ristrutturare. Ho guardato un po' in giro ma non ho trovato niente che mi potesse interessare. Così, parlando con degli amici, uno di loro mi ha inviato questo messaggio. Mauri, se poi ti vuoi divertire, io in ufficio ho questa che io ho raccolto dal fiume. Anche io In questo messaggio lui mi presenta la sua bicicletta, una vecchia Atala, che come dice appunto lui è stata ripescata da un fiume, quindi una bicicletta che ha bisogno di una bella sistemata, è proprio quello che cercavo, quindi una vecchia bicicletta che adesso ci riportiamo a casa. Ecco perché abbiamo iniziato in macchina il video, perché stiamo andando a prenderla e a portarci in laboratorio, dove ci metteremo mano e vedremo di capire un attimino quali interventi è necessario fare e cosa possiamo, in che modo possiamo ridarle nuova vita. E allora questa è l'Atala su cui metteremo mano. Posizioniamola sul cavalletto e diamogli subito un'occhiata. La bici diciamo che grosso modo è funzionante, quindi a parte una questione estetica dove è veramente un po' arrugginita, quindi raggi, i parafanghi, il telaio molto sporco, molto usurato, per il resto comunque la bicicletta è perfettamente funzionante, anche la trasmissione funziona. Tuttavia iniziamo subito a mettere mano sulla pedivella. Il bello di queste vecchie biciclette è che non richiedono particolari estrattori o particolari tecniche per lo smontaggio, infatti è sufficiente una chiave da 10 e un po' di pazienza. Abbiamo semplicemente un piccolo ferretto di metallo che si aggancia, che si infila all'interno del pedale e che si aggancia su quello che è il perno del movimento centrale. Una svitata del bullone, 2 colpi di martello e viene via il passante. Eseguita l'operazione sul lato destro, andiamo a fare la stessa cosa sul lato sinistro. Non prima ovviamente di aver rimosso la corona e aver rimosso anche la catena. Mi raccomando, cerchiamo di salvare il maggior numero di pezzi. In questo caso soprattutto la catena è abbastanza nuova, quindi non avrà bisogno di essere sostituita, ma solo di essere pulita. Togliamo la corona, rimuoviamo il bulloncino dal lato sinistro e il relativo pernetto di fissaggio. Poi andremo a occuparci del movimento centrale. Il bello di queste vecchie biciclette è che hanno sì degli estrattori per rimuovere i componenti, ma ci si può anche arrangiare, come in questo caso, con un cacciavite o un martello. Andremo a colpire con molta attenzione la ghiera di fissaggio del movimento centrale fino a svitarla. Ecco qui. Facciamo la stessa operazione anche dal lato destro. In questo caso sarà sufficiente svitare a mano, nel mio caso qui. Nel vostro, se avete una bicicletta inchiodata, potrete fare anche col martello. Movimento centrale molto semplice, quindi un perno con delle sfere fissate all'interno delle gabbiette. Per fortuna soltanto sporche, non rovinate o usurate. Rimuoviamo anche il lato sinistro, quindi l'altra parte del movimento centrale con le relative sfere e gabbiette di fissaggio. E iniziamo a pulirla in questo caso. Ho deciso di metterla all'interno di una vaschetta. Le mettiamo tutte assieme con una vaschetta con del petrolio bianco che vi ricordo essere particolarmente tossico, quindi evitate di respirarlo, e le lasceremo così ad ammorbidirsi per qualche giorno. Almeno io farò così, le lascerò qualche giorno nel petrolio bianco finché non permerà proprio all'interno dello sporco e andrà a scrostarli completamente i componenti. Passiamo quindi alla ruota posteriore, anche in questo caso WD-40 per ammorbidire i bulloni. Le biciclette di questo tipo non hanno lo sgancio rapido, ma dei bulloni di fissaggio al telaio. Chiave da 14 e molliamo i dadi. Non abbiamo lo sgancio rapido, ma è comunque semplice rimuovere i componenti. E poi togliamo la catena. Come vi dicevo prima, la catena è molto nuova, quindi non sarà necessario cambiarla, però dobbiamo aprirla, quindi usiamo una smagliacatena e teniamo da parte anche questo componente. Quindi mettiamo una catena su un tavolo, comunque su un banco in una parte sicura, e arrotoliamola per evitare che si rovini e teniamola da parte finché non sarà il momento di metterci mano. Adesso ci occupiamo del parafango posteriore. Questa bicicletta ha tutte le viti molto incrostate e ossidate, quindi prima cosa, come sempre,
un po' di WD-40 e lasciamo agire. Intanto ci spostiamo nella parte superiore per cercare di iniziare a rimuovere tutti i bulloni che sono più morbidi. Togliamo i ferretti di fissaggio del parafango che in questo caso si vanno a fissare sul telaio. Rimuoviamo il cavo elettrico che collega le luci alla dinamo, perché questa bicicletta alla dinamo non ha una batteria come nel mio caso. Quindi rimuoviamo tutto il filo elettrico e rimuoviamo i ferretti per cercare di allentare il parafango dal telaio. Queste biciclette solitamente hanno un punto di fissaggio su cui si ancorano tutti i componenti. In questo caso abbiamo parafango, pinza dei freni e anche il portapacchi. Molliamo il bulloncino e con un po' di pazienza e un po' di forza andiamo a rimuovere tutti i componenti. Non è necessario che vi dica il numero delle chiavi che uso perché ovviamente trattandosi di biciclette vecchie chi ci ha messo mano prima di noi probabilmente sarà andato a mettere dei bulloni magari anche di dimensioni diverse rispetto a quelli originali, quindi la scelta dei bulloni è puramente casuale, così come la scelta delle chiavi che poi dovrete andare a fare. L'importante è avere un set di chiavi inglesi classiche, chiavi a bussola e potrete smontare queste biciclette. Ecco qui, pinza dei freni rimossa, andiamo a rimuovere anche il portapacchi. E togliamo finalmente il parafango posteriore. Come vedete è necessario usare sempre 2 chiavi perché queste viti sono tutte incrostate. Adesso passiamo alla ruota anteriore, quindi come sempre un po' di WD-40 nei bulloni di fissaggio e una chiave nel mio caso da 14 per svitare i bulloncini. Andiamo a rimuovere anche i ferretti di fissaggio del portapacchi, così avremo più spazio per lavorare sul bullone della ruota. E andiamo a rimuovere anche il parafango. Molliamo il dado. In questo caso il parafango sarà collegato alla pinza del freno e alla luce anteriore. Adesso che il WD-40 ha agito possiamo rimuovere la ruota. Le ruote sono molte nuove, ma hanno i mozzi un pochettino inchiodati, quindi anche qui più avanti sarà il caso di aprirli e pulirli completamente. Adesso andiamo a rimuovere la dinamo. Il mio amico mi ha chiesto di mantenere tutti i pezzi originali, quindi manteneremo la dinamo. Io gli ho proposto di mettere una luce a LED a batteria, ma lui preferisce una bicicletta completamente originale e probabilmente è anche giusto che sia così. Ecco qui il faretto. E a questo punto dobbiamo andare a togliere i cavi dei freni e relative guaine. Rimuoviamo sempre il filo elettrico. In queste biciclette il filo elettrico parte dalla dinamo e arriva fino alle luci. Quindi per evitare di averlo volante è stato arrotolato sulle guaine dei freni. Togliamo il sellino, in questo caso usiamo una chiave a bussola, un po' di forza e viene via il bullone che tiene fermo il sellino. Adesso finiamo di togliere il cavo elettrico e poi passiamo al cavo dei freni. In questo caso io lo taglio perché tanto dovrò cambiarlo, quindi faccio prima a tagliarlo e a rimuoverlo in maniera più veloce. Togliamo adesso il manubrio. Il manubrio in questo caso è fissato con una chiave, nel mio caso un bulloncino da 10 e un ferretto molto lungo che va a fissarsi fino alla forcella. Quindi molliamo la vite e tiriamo via la barretta filettata. A questo punto poi dovremo agire su 2 viti, su 2 dadi che ci sono sulla base del manubrio. Questi 2 dadi servono per tenere ancorato il manubrio alla forcella. Togliamoli. Tuttavia la forcella non sarà ancora libera perché sarà inchiodata sul manubrio. Quindi aiutandoci con un martello di gomma andiamo a colpire sulla forcella finché non viene via. Ovviamente colpite con attenzione senza rovinare la forcella e senza piegare il manubrio.
e poi un po' di forza e smolliamo tutto quanto. Mi raccomando, se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per stare sempre aggiornato su tutte le mie pubblicazioni. Continua a seguirmi perché nel prossimo video andremo a sverniciare il telaio e lo prepareremo per la verniciatura.